Le montagne russe mi sono sempre piaciute. Tutto sta in quella scarica di adrenalina che provi quando dopo la salita vedi davanti a te la discesa. Apri le braccia e provi a urlare, poi arriva di nuovo la salita e torni a respirare. Ecco, questa prima parte di viaggio in Perù mi fa sentire come sulle montagne russe più alte del mondo. Passare da 3000 metri a zero in questo paese sembra la norma. Dalle Ande al mare per poi ritornare su dove l'aria è più pulita, ma dove ad aspettarti al varco puoi trovare il nemico numero uno dell'altitudine. Oggi il Perù ci mostra due facce diverse: la costa, dove antiche civiltà hanno lasciato il segno, e le Ande, dove a comandare è solo e soltanto la natura. Tenetevi forte, respirate profondamente e mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Per noi è super importante, quindi un grazie gigantesco a chi lo ha già fatto e a chi lo farà. Buongiorno ragazzi, da una solata e musicale Trujillo siamo in questa città che si trova sulla costa nel nord del Perù e in realtà oggi è il nostro ultimo giorno qui. Abbiamo un autobus notturno che ci aspetta tra qualche ora, ma prima di andare via abbiamo ancora una tappa che non vogliamo assolutamente perderci. Usciamo dalla porta della città e qua fuori dovrebbe esserci l'autobus che ci porta tipo a 10 minuti da qui. Non ci crederete mai ragazzi, e anche io stento a crederci, ma Angela sta imparando a suonare la chitarra. Bene sì, con sto imparando con la chitarrino. chitarrina, anch'io mi sto mettendo. Passi proprio da gigante ragazzi. Eh sì. Qui sembra molto, cioè è più difficile di quello che uno si aspetta. Ma no, cioè, più semplice. Clean. No, devi coordinare una mano con l'altra, una fa una cosa, una ne fa un'altra. Però devi cavolo, capire. non l'avrei mai detto Angela, non ho mai visto il suo interesse in questa cosa. Invece. Però adesso già comincia a fare il mi minore, il sol, il do, re. Vedi che roba? Gli accordi 3/4 delle canzoni di Ligabue li hai fatti. Dei Cranberries. Zombie dei Cranberries la so già fare. Eccolo lì ragazzi, trovato, rosso come il fuego, che va a Huanchaco. Gracias. Siamo arrivati ragazzi, ci ha lasciato in mezzo al deserto. Attenzione, c'è un vento. Ma che gentili. Oh. Passeggiatina nel deserto adesso, è 1,5 chilometri dalla strada principale fino all'entrata del sito che stiamo per visitare, che si chiama Chan Chan. Che arietta fresca ragazzi che arriva qui, sembra caldo, teoricamente caldo, ma l'aria è fresca. Qua ci sono dei rimasugli, qua proprio deserto. Sì, tutta questa parte roba, non l'hanno neanche scavata, quindi qua sotto potrebbero esserci moltissimi resti di questa popolazione che si chiama Chimu, quindi non sono i Mochica che abbiamo visto già ieri in un altro video, sono i Chimu, un'altra popolazione che arriva subito dopo. Un giorno Angela si potrà suonare il momento Angela da sola e farselo, e io a quel punto non servirò più a niente ragazzi. A che servirò se non potrò neanche suonare il momento Angela? Allora quella non la imparo, così la fai sempre tu. Quanto è carino. Una dichiarazione d'amore questa, perché carino. le mie skill da chitarrista ormai mi permetterebbero di suonare qualunque cosa. Nel deserto compaiono le mura di altre città dell'antichità ragazzi, ma noi che andiamo a Chan Chan dobbiamo ancora fare più di 1 chilometro per arrivare fino in fondo, e purtroppo ecco qua non passano gli autobus, rimangono lì sulla strada principale. Però devo dire che è molto figo farsi un giro qua. Sono salito qua sopra per vedere che cosa c'è da questo lato ragazzi. In pratica ci sono diverse mura, diverse zone, quindi anche diversi quartieri o comunque città antiche, però adesso non c'è ancora nulla. Probabilmente qua scavando, come diceva Angela, viene fuori di roba, anche da quel lato ce n'è. Pazzesco. Siamo arrivati all'ingresso e si passa tra le mura che sembrano un labirinto perché non riesci a vedere oltre, quindi c'è proprio il percorso segnato per arrivare fino all'entrata. Biglietteria anche qua 10 soles, che sono 3 euro a testa per entrare all'interno. Quindi adesso superiamo questo qua che è il muro invece più alto e si va proprio dentro l'antica Chan Chan. Siempre el pescado. Sí, nosotros buscamos el pescado. Muchas gracias. Come certo il signore all'ingresso seguiamo il pesce ragazzi, che sarà la nostra guida di oggi. Quindi dove c'è il pesce c'è la direzione. Siamo di fronte a quella che è la città più grande del mondo, costruita in adobe,
che non è quell'applicazione che si usa per aprire PDF, ma è un materiale che si è utilizzato proprio per costruire tutta questa città, che è formato di acqua, argilla, sabbia e un'altra che adesso è paglia. Ecco, grazie Angela che sei sempre lì a controllare le fesserie che dico. Entriamo adesso nel primo cortile, il cortile d'ingresso. Gigantesca questa piazza, tutta circondata da mura, perché una caratteristica delle città dei Cimù è che non costruivano soltanto piramidi come abbiamo visto fare ai Mochica l'altro giorno, alla Waka del Sole e della Luna, ma anche questi enormi cortili circondati da mura, quindi la città assumeva un po' un aspetto di un labirinto con tantissimi cortili. Tutte le mura sono in questo caso decorate. Senti, il mare sullo sfondo, e sulle pareti qua ci sono i pesci, perché il tema principale è appunto quello del mare, l'importanza del mare per questa popolazione che viveva proprio sulla costa. Quindi i pesci che hanno in questo caso un orientamento che va o da nord verso sud o viceversa, per indicare le due correnti principali che caratterizzano questa zona del Perù, quindi corrente fredda e corrente calda. Per fortuna hanno aggiunto anche i pesciolini quelli da seguire, altrimenti qua ti perdevi. C'è un motivo appunto, quindi perché ci sono questi pesciolini da seguire. Questa qui, Chan Chan, ragazzi, era la capitale del regno dei Cimù, un regno molto molto ricco, quindi per questo questa capitale è così riccamente decorata, e ancora oggi, nonostante il passare del tempo, tutti i saccheggiamenti che sono stati fatti, è possibile ancora vedere alcuni dettagli importanti, appunto come quelli che vediamo su questa parete. Tutto il sito, ragazzi, è coperto da queste enormi tettoie dappertutto, anche perché comunque l'adobe è un materiale che si può deteriorare molto facilmente, specialmente con l'acqua. Qua c'è anche l'azione del vento, perché siamo comunque a 2 passi dal mare, quindi purtroppo non sono neanche sufficienti a preservare tutto quanto. Qui abbiamo davanti adesso quella che è una stanza delle udienze, che vista dall'alto ha una forma ad U. Qui stavano i funzionari più importanti, e questo fa capire che la società dei Cimù era organizzata a più strati, più livelli, a seconda appunto dell'importanza che aveva la persona. In questo caso, oltre a esserci appunto questa stanza delle udienze, c'era anche un piccolo tempio. È impressionante vedere tutti questi motivi sulle pareti che fanno un po' l'effetto alveare, ma anche un po' rete da pesca, quindi ancora torna l'importanza del mare per questa popolazione. Siamo saliti su una piattaforma che ha tutta la vista dall'alto su tutto quanto il sito, sia da questo lato, lì c'è l'ingresso, e poi tutto il resto arriva quasi fino al mare che è là in fondo. Sono più di 20 km quadrati questo sito archeologico, che è patrimonio dell'UNESCO. Abbiamo parlato prima dell'importanza del mare, ma è importante l'acqua proprio, perché qui pensate che hanno vissuto contemporaneamente più di 100.000 persone nel momento di massimo splendore, e infatti gli Inca, per cercare di conquistare questa zona, cosa fecero? Chiusero gli acquedotti che portavano l'acqua proprio qui, e le pozze, quindi non arrivando più l'acqua in questa città, le persone iniziarono ad andarsene, fu più facile per l'Inca conquistare tutta questa zona. A questo lato si vede un mega avvoltoio appollaiato proprio su questo muro, che tra l'altro è altissimo, non so, saranno 5-6 metri. Guarda quanto è grosso, e guarda la città che è proprio là dietro. Il vento da quassù è ancora più forte, si vola via in pratica. Come vedete, però, di tutto questo complesso archeologico sono rimaste solo poche zone ben conservate, perché tutto il resto è stato distrutto, soprattutto con l'arrivo degli spagnoli. C'era una leggenda diffusa che diceva che all'interno di Chan Chan era conservato un tesoro di oro e argento. Questo ovviamente ha attirato la curiosità degli spagnoli, che per cercare questo tesoro hanno distrutto e saccheggiato buona parte della città. Dalla clip precedente sono passate un po' di ore, ragazzi, siamo tornati a prendere tutta la roba, e adesso andiamo a prendere l'autobus notturno, che, ragazzi, anche oggi ci porterà nei ghiacciai in pratica. Però sul serio stavolta, proprio sì, nei ghiacciai. Andiamo a Huaraz stanotte, quindi saranno tipo 9-10 ore, e domani mattina appunto si cambia totalmente. Sì, ci svegliamo al freddo in pratica, altri 3000 metri di dislivello in salita. Siamo arrivati al terminal, che qua si chiama però Terra Puerto, e rende proprio l'idea questa cosa del Terra Puerto. Volevo riprendere sull'autobus che abbiamo preso, però c'era un signore che ci ha parlato tutto il tempo, non ho capito niente perché era completamente ubriaco. Si ascicava tantissimo, non abbiamo capito. Quando abbiamo capito solo Italia, abbiamo buttato lì Italia. 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 Vabbè.
Questa è la stazione, bella moderna devo dire, bella grande, un po' scura. Aeroporto, un terraporto. Allora, esatto, Julio Cesar, eccolo là, noi abbiamo già preso i biglietti online, adesso andiamo a confermarli nel baracchino. Qua urlano tutti i ragazzi perché vendono il passaggio. Ah, che figo, qua si urla, qua invece non c'è bisogno perché abbiamo già, eccolo qua, noi abbiamo preso proprio questo per Huaraz alle 9 di sera. Momento disagio con panini, pomodoro, uova già bollite e popcorn. E che altro? Cosa abbiamo ancora? Basta. È questo. Fine. Le uova le abbiamo trovate dalle signore che vendono le uova di quaglia e in questo caso avevano anche l'uovo bello grande, quello normale. Sì, esatto. Abbiamo preso al volo. Sono ancora calde, devo dire. Ancora calde, un sol l'una. Gran bella cosa, c'è anche la macchinetta del caffè. E ragazzi, prima ho visto che c'è una roba veramente assurda. Da questo lato c'è addirittura una pista, no, cioè incredibile, di pattinaggio sul ghiaccio. Mentre si aspetta l'autobus, si fa un giro qua, si mettono i pattini, ti fai un giro e poi parti. C'è una fila mostruosa qua perché per entrare poi all'imbarco bisogna pagare una tassa di 2 soles a testa. Non è tanto, sono 50 €1 in 2 centesimi. in pratica. Però è una delle tante tasse che effettivamente qua in Perù ci stiamo trovando a pagare un po' Così a dappertutto. caso, che non capisci perché, ma devi pagare. Metal detector. Non c'è problema. Non c'è problema. Abbiamo fatto in tempo, ragazzi, anche a lavarci i denti, così siamo a posto dopo il panino con l'ovetto. Denti puliti, sembrano bianchissimi nella... Sembrano. E qua c'è il nostro autobus, stiamo aspettando che facciano l'imbarco, guardate il nome. L'imperatore Julio Giulio Cesar. Eccoci, sempre roba tranquilla. Andiamo al secondo piano e c'è anche il bagno qua. Speriamo di stavolta non doverlo usare. Formaggio non ne ho toccato. E la miseria, si sta sdraiati in pratica perché le gambe vanno giù di brutto. Anche questo va giù di brutto. C'è addirittura il separé, così non vedo Angela con la sua faccia di notte che fa quelle facce mentre dorme. Che faccia farei? Che buggio, quello sei tu forse, che russico, un trattore. Sarà anche antirusso questo. Non credo, Angela, non credo proprio. Però sei fortunato, di lì te ne stai al buio chiuso e qua c'è luce sparata. Ma no, e adesso la soprattutto spengono, dai. aria condizionata, ragazzi. Si fa congela. un freddo, fa Dai un freddo. 30 gradi fuori siamo passati ai 15 o 10. Sì, siamo già con la giacca e la felpa, così ci acclimatiamo all'arrivo, Ai non siamo 3000 già metri. pronti. Ci scoppieranno le orecchie stanotte in pratica perché uno sbalzo del genere da 0 a 3000 Addirittura. e poi se dormi non riesci a fare tutti, come si chiamano? Sbadigli. Non riesci a sbadigliare mentre dormi, cioè non ci pensi, ti scoppiano le orecchie mentre dormi. Puntualissimi i partiti, Perfetto. Puntualissimi. Ora 4:45 siamo arrivati un po' in anticipo rispetto ai piani delle 7. 4:45 siamo qui adesso in sala d'attesa ad aspettare con tante altre persone che almeno esca il sole. Dormito poco, però tutto regolare, nessun bagno, nessuna emergenza. nessun problema intestinale. Very good. Eccoci qua ragazzi, dopo 2 sonnellini sulle gambe di Angela sono tornato molto bene, molto bene. Sono sonnellini che mi hanno riportato al mondo. Che freddo che fa. Intanto qua è tornata la luce del giorno. C'è un casino incredibile qua. Sono arrivati tutti gli autobus perché tutti gli autobus alla fine qua in Perù viaggiano soprattutto di notte, quindi comunque la mattina verso quest'ora, sono le 6:30, c'è proprio il gran casino. Che belli intrugli che si fanno qua la mattina, ci vorrebbe qualcosa di caldo. Tutta questa strada è chiusa al traffico con il lavoro in corso, quindi adesso arriviamo proprio dritti in centro da qua. Impatto interessante stamattina, devo dire, un po' persone in giro, random, signore, qualche banchetto, queste strade che sono così abbandonate, i cani che litigano in mezzo alla strada. Questo dovrebbe essere il mercato, ma Mi pare tutto chiuso. sembra chiuso. Adesso cercavamo di bere qualcosa, però qua il signore ce l'ha qualcosina. Siamo entrati nel mercato. Scaletta. Oh, e qua è tutto aperto. Gracias. Mazza ragazzi, ci hanno offerto il caldo de cabeza 100 volte. In pratica si beve questa zuppa di testa di qualche animale, non so.
Angela è andata a prendere un emolliente e io invece mi faccio il caffè con questo estratto di caffè dentro l'ampolla addirittura, ragazzi. Si mette il caffè quindi super concentrato dentro l'acqua calda. È tornata Angela con l'emolliente, eccolo qua, è come quello che abbiamo bevuto l'altra mattina, un po' geloso. Geloso e meno dolce stavolta. Buono dell'altra però, volta, non è male, sì. Poi va un panettoncino che però Panettone, ragazzi, fino all'estate si mangia panettone. si è spiaccicato tutto nello zaino. Da 0 a 3000, questo è il risultato, era bello gonfio, si è sgonfiato. Per strada ci siamo presi un bel tamale stamattina, colazione un po' diversa. Qui abbiamo una bella salsa giallognola, quella buonissima, tipica peruviana. Eccolo il tamales dentro È bollente. le foglie. Aiuto. Che fame. Com'è, Angela? È buonissimo, vai Maggi. Me l'ho sgagnata quanto è Un po' buono. lentina, un po' dolce. La signora qui vende il pane fresco in queste belle cestone. Sembra anche caldo. E qua è tornata la leciona, come quella che c'era in Ecuador. Questo è lo stall montagnero. Montagnero proprio come noi, ragazzi. E questa è la stanza del Maron, ma la signora è bella tranquilla. Carinissima, ci ha già dato la stanza alle 8 di mattina. Prestissimo. Non sa chiederci niente. Abbiamo la cucina, l'acqua calda, possiamo fare tutto ciò che vogliamo. E da domani pure la colazione inclusa. Colazione inclusa 33 soles, cioè niente, no? 8 8 euro. 8 euro, quindi very very good. C'è una bella, qua ci vuole, Marron, ce n'è una un'altra coperta, nell'armadio. Marron. tante altre Tutto coperte. Tutto sul Maron, diciamo. Abbiamo anche il bagno in camera con l'acqua calda e il sistema che io adoro, quello lì, quello elettrico. È un po' bizzarro per noi trovarci in un posto del genere perché, ragazzi, come sapete, non siamo particolarmente gente da montagna e trekking, ma c'è un ma, perché qua c'è la Cordigliera Blanca, ragazzi. È qualcosa di spettacolare, di incredibile. Siamo nella zona del Perù che ha le montagne più alte in assoluto, che superano i 6600 metri di altezza. Oh my god. E in questo momento ci troviamo a 3100. Quindi, ragazzi, siamo qui per esplorare queste montagne. Non l'avreste mai detto, e invece sarà così. Quindi comunque adesso in questo momento ci troviamo invece a Huaraz, la città principale, quindi siamo abbastanza tranquilli. Fa anche caldo, vedi? Siamo solo 3000 metri rispetto a ieri, cosa vuoi che sia, non che è cambiato niente, fa più sia? Caldo, devo dire, rispetto a stamattina quando siamo arrivati. Stamattina eravamo tutti coperti con le giacche, invece adesso maniche corte ci sta, ma questa qui è proprio la capitale del trekking in Perù. Si viene qui per esplorare tutta questa zona, appunto la Cordigliera Blanca, che è famosissima, ha delle lagune, dei ghiacciai, delle cose spettacolari da vedere, e siamo a metà praticamente tra la Cordigliera Blanca e la Cordigliera Negra. La Cordigliera Blanca è quella che è praticamente sempre innevata, perennemente innevata, perché appunto ha le montagne altissime, e una delle più alte è il monte Huascaran, che è 6700 metri circa, tipo la quarta in tutto il Sud America. La Cordigliera Blanca, ragazzi, è questa catena montuosa che copre circa 180-200 km. Ci troviamo in questa zona nel Perù e siamo nella parte occidentale delle Ande, e questa catena montuosa ha una funzione importantissima perché distribuisce l'acqua in pratica a tutto il paese, sia da un lato perché l'acqua scende verso il Pacifico e dall'altro verso l'Atlantico, quindi fondamentale. Avendo una posizione molto privilegiata su queste montagne, chiaramente è diventata il centro anche turistico di tutta la zona. Vengono da tutto il paese, da tutto il mondo, ragazzi, per fare questi trekking, per vedere queste montagne. Quindi qui ci sono tantissime agenzie di trekking, tutto un po' basato anche sul turismo, ma in realtà c'è proprio una base molto tradizionale. E infatti la lingua quechua è molto molto parlata, ci sono tante signore, abbiamo visto stamattina al mercato, c'era un'atmosfera bella locale, bella tradizionale, quindi convivono in pratica due cose contemporaneamente, due cose completamente diverse. È sempre più importante questa cosa dell'impotenza e della prostata, ragazzi. Ci sono cartelloni dappertutto in tutto il Perù, ma anche in tutto Sud America, abbiamo visto anche in Ecuador. Bravi, la prevenzione è importante, quindi prevenire è meglio che curare, ma non solo, c'è attenzione verso un po' tutte le malattie.
Questa è la piazza principale. Diciamo che se si è abituati alle città coloniali che abbiamo visto in tutti questi mesi qui in Sud America, Huaraz stona parecchio, ma questo perché? Perché è una città molto più moderna, perché negli anni 70 è stata completamente distrutta da, pensate, un terremoto dovuto al crollo di un ghiacciaio sulla montagna principale. Quindi ha causato questo violentissimo terremoto che ha distrutto buona parte della città. Questa qui, pensate, è la cattedrale, che però, come potete vedere, è lavori in corso. Eh sì, non è completata e tra l'altro non sembra che ci stiano lavorando in questo momento. Abbiamo visto anche delle foto abbastanza vecchie di qualche anno fa ed era ancora in questo stato, quindi è ancora da completare. E qui, ragazzi, c'è un bel lama con la signora E gli occhiali da sole c'è in testa. Gli occhiali da sole. Anche se non è proprio un gioiellino, è comunque molto frequentata perché assolve una funzione fondamentale, che è quella di acclimatarsi, perché in moltissimi arrivano qui da Lima o come noi da Trujillo, quindi livello praticamente zero, e hai questo sbalzo di 3000 metri improvviso che per il corpo è abbastanza pesante da gestire. Quindi arrivare qui e stare qui qualche giorno per capire un po' com'è la vita anche a questa altitudine è fondamentale, prima poi di buttarsi a fare dei trekking in tutte le montagne circostanti. Il mal d'altura è lo spauracchio quando si sale sopra i 2500 metri troppo velocemente. È quel momento in cui il corpo ti urla: scusa, ma qui l'ossigeno dov'è? I sintomi? Mal di testa, nausea, vertigini, stanchezza, difficoltà a dormire e mancanza di appetito. Ecco, questa per noi sarebbe un po' una novità. I rimedi sono andare piano, bere molta acqua, mangiare leggero ed evitare alcol e imprese da supereroi. In Perù poi si usano da secoli le foglie di coca, masticate o infuso, per aiutare il corpo ad adattarsi all'altitudine. E se non basta, l'unica cosa che rimane da fare è scendere di quota. La città è veramente viva, ragazzi, la useremo anche noi oggi per acclimatarci, per cercare informazioni, per vedere come funzionano questi trekking. Infatti qua nella città sono sparse appunto tantissime agenzie come questa, per esempio, che fa i tour e ci sono varie informazioni da richiedere. Mi piace che sopra c'è il podologo. Ah beh, dopo che fai il tour, dopo ne fai un po', dici vado al podologo, forse è meglio dare una sistemata. a sistemare i piedi. Informandoci, ragazzi, abbiamo capito che in pratica spostarsi qui attorno è sempre difficilissimo. Innanzitutto per i collegamenti con i mezzi pubblici, molto difficili, e poi il fatto che tutti i trekking, tutte le cose da vedere siano così in alto, e sono 30 cime, ragazzi, che superano i 6000 metri, rende insomma raggiungere questi posti molto difficile, anche perché tantissime strade, soprattutto quelle che vanno verso l'alto, sono sterrate. A questo si aggiunge anche un altro elemento, cioè il fatto che siamo nella stagione sbagliata, perché da novembre a marzo qui è la stagione delle piogge, che non vuol dire che piove tutto il giorno, per esempio adesso c'è il sole, ma vuol dire che il tempo è molto più ballerino e quindi può cambiare in frettissima. Calcolando anche che siamo così in alto, questa cosa è ancora più frequente, e siccome le strade appunto sono messe malissimo, diventa ancora più difficile trovare i trekking giusti da fare. Pur essendo in mezzo ai monti, è una bella città molto molto trafficata. Girano questi qua, ragazzi, sono dei taxi, sono tutti bianchi, però non ho capito se sono ufficiali o non ufficiali, perché passano piano piano e fanno pi 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 e ti continuano proprio a martellare un po'. Quindi ci sono taxi di tutti i generi, anche i tuk tuk, quelli piccolini, ce ne sono alcuni, non tantissimi, ma sono completamente chiusi qua. Chiaramente poi in centro ci sono un sacco di negozi di attrezzature da trekking, di vestiti, scarpe. Qua per esempio ne abbiamo tanti, e poi c'è anche quello da mettere sotto i vestiti da trekking, che diciamo rimane abbastanza comodo in questo caso, più o meno. Comodissimo come abbigliamento. Guardate, il paradiso dei montanari e dei trekkers, ma anche quello degli umarell. Ad ogni angolo, ragazzi, lavoro in corso dappertutto. Questa è proprio una gioia per gli occhi per noi umarell. Quindi anche noi per passare dobbiamo un po' circumnavigare i lavori, perché qua è tutto chiuso, anche se in realtà la gente poi passa sotto e comunque si infila lo stesso. Cominciano già i trekking in città, ragazzi. Guarda qua che casino. Stiamo notando delle differenze importanti anche nell'abbigliamento, tipo le signore portano dei cappelli che sono altissimi.
Per la prima volta in Perù dobbiamo portare avanti la nostra missione, quella che portiamo avanti ormai da anni, quella di andare a verificare come si esegue, come si crea, come si impasta, come si inforna e come si magna soprattutto. Mi sembra infatti solo l'ultima che noi andiamo a verificare, il resto non ci sono. Quindi andiamo a verificare com'è la pizza in Perù, mi sembra giusto. Prima volta che veniamo a mangiare la pizza. Dalle foto mi sembrava interessante. Esatto. Da verifiche lunghissime chiaramente. Devo dire che fino a oggi in Perù non abbiamo mai trovato dei posti interessanti. Queste sono, qua a Huaraz ci sono invece delle scelte e quello che ho visto mi è piaciuto assai. Comunque lo verificheremo. Ci siamo presi un bel pizzazzone ragazzi, ma abbiamo preso anche due gusti particolari, perché devo dire che questa, che è vegetariana, ha addirittura l'avocado, giustamente. Ci sta, è del luogo. Vegetali del luogo. E questa è una caprese invece con pomodoro, basilico, formaggio e questa salsina che è un patè di olive. Quindi sembra fantastica. Tutto quanto, adesso l'avocado devo capirlo. Che sformaggiata ragazzi, che sformaggiata. Buonissima, la pasta è veramente buona. Sembra un po', ecco, alla napoletana. Sì, un po' più gonfio sul bordo. Però è fatta perfettamente ragazzi, è fatta perfettamente. Ci voleva dopo un bel po' di tempo. L'ultima è stata Cuenca, quella al taglio. Buonissimo, il pomodoro perfetto, il formaggio perfetto, saporitissimo. Buonissimo. L'ultima forse a Cuenca, ma era un po' particolare. Sì, era diversa. Pizza, questa is the best fino ad oggi. E l'avocado invece? Io sono partita questa con l'avocado e ti dirò che non sta affatto male, anzi. Vero? Sì, perché comunque l'avocado non ha un sapore forte, sta bene con le verdure, fa quella cremina in più. Cremizza tutto. Perfetto. Infatti è diventato quasi il nostro frutto preferito. Sì, ormai sì, mangiamo quasi tutti i giorni. Tantissimo. Va che vista che abbiamo dal tetto del nostro posticino. Guardate qua, si vedono tutte le montagne in teoria là in fondo. In teoria, si vede l'ombra più che altro. Non ci sono. Cioè tutte lì dovrebbero essere davanti a noi. Come vedete la città è un po' così, è tutta costruita con queste case. Si vedono tutti i mattoni aranciofili. E adesso è cominciato a piovere comunque, Sì. di brutto. Sta piovigginando. Sta piovigginando, però è sparito tutto attorno. Madonna, mi Tutta la sento parte come bella è sparita. in una friggitoria, come se una friggitrice mi sento. Friggitrice d'aria. Mi sento una friggitrice ad aria. Per quale motivo? Ci vuole una bella doccia, anche, dobbiamo riprenderci Sì, un attimo. veramente sì. Non so più che ore sono, che tempo c'è, dove siamo, chi siamo. Guarda ragazzi, siamo di fronte delle cime assurde. Forse, c'è là dietro, solo. Oggi ragazzi abbiamo girato un bel po' di posti qua in giro in città per capire qual era il tour giusto da fare e alla fine abbiamo prenotato con la signora che c'è qua sotto, che però mi sembra Era la meno affidabile di tutti. Era un po' in aria. Perché la signora, a parte che ci fa un prezzo ottimo, però gli abbiamo detto, ok, allora sì, decidiamo di farlo con lei, perché ci ispira simpatia, fondamentalmente. Solo che poi, poi andiamo giù, cioè, Si dimentica. come se non gliel'avessi detto. E poi vado giù e dico, quindi domani mattina, cosa? Il tour. Ah, sì. Dopo, più tardi. Ha fatto una cosa quando gli abbiamo detto. Tipo, l'abbiamo pagata e lei fa, sì, è tutto a posto. Sì, ma se no, non devi chiamare qualcuno, scusa, cioè, che andiamo con lei, non è che ci porta lei in macchina. No, a posto, poi ha aperto un libro un libro a casa. Ha scritto una a cosa. penna. E l'ha chiuso, a posto. Boh. Quindi vedremo Speriamo se che vada funziona o no questo. Diciamo che c'erano tante agenzie molto affidabili, però lei ci ispirava. La simpatia e basta. è una cosa importante, ragazzi. Come vedete noi siamo già pronti per il meritato riposo e non vediamo l'ora. No, quello è l'eterno. Hai ragione. Quello è Hai eterno. detto una cosa, sì, è meritato. È diverso. Abbiamo 2 coperte, facciamo notare questa cosa, doppia coperta perché fa bel lenzuolo, coperta 1, coperta 2. Siamo col pigiamino con le maniche corte, con i pantaloncini e poi due copertone pesantissimi. No, però secondo me qua sotto si sta bene, sì. Può andare bene. Quindi ragazzi, aspetta che mi giro. Ragazzi, se volete iscrivetevi al canale, mi raccomando. Attivate anche la campanella, lasciateci un like, un commento e anche un bel like già che ci siete. E ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video. Sta bene proprio il Marò, chiudere il Non Marò. è la prima volta che siamo circondati dal Marone. Perché piace. Piace molto. Piacciono anche queste particolari stanze. Va bene ragazzi.
Alla prossima. Alla prossima, ragazzi. Abbraccione di gruppo. Ciao belli. Ciao. Tengo un amorcito que siempre me habla bonito, pero ya no puedo verla este mes. Es que está muy lejos, se fue para el otro lado y no tengo para irme de una vez. No sé el domicilio ni el nombre del estado y se me hace muy difícil en inglés.